Salve ragazzi! Premetto subito che questa guida non è rivolta solo ai possessori dei forni a microonde della Whirlpool, ma è valida e funzionale per i possessori di forni a microonde di tutte le marche. A chi non piacerebbe svegliarsi la mattina al profumo di un buon cornetto caldo? Chi di noi non ha mai comprato i cornetti croissant surgelati che si trovano nei banconi del supermercato? A leggere le indicazioni sulla scatola, questi cornetti surgelati vanno tirati fuori dal congelatore la sera prima e poi cotti nel forno tradizionale per circa 20 minuti. Purtroppo questo è un metodo alquanto fastidioso. Io personalmente mi dimentico sistematicamente di tirarli fuori la sera e poi 20 minuti di cottura sono davvero tanti, forse troppi, per chi come me è sempre di fretta. Ho voluto allora fare un tentativo e provare a cuocere questi cornetti in un forno a microonde della Whirlpool. Ovviamente il cornetto l'ho cotto congelato, appena tolto dal freezer, quindi niente preparativi da fare la sera prima. Il risultato è stato ottimo. Da allora il cornetto caldo la mattina a casa mia non manca mai. Ho quindi deciso di condividere con voi il metodo utilizzato. Diciamo subito che come forni a microonde potete utilizzare uno di qualsiasi marca, quindi non necessariamente uno della Whirlpool, ma dovete, per forza di cose, essere in possesso di un piatto crisp. Per chi non lo sapesse, il piatto crisp, piatto inventato dalla Whirlpool che può essere però utilizzato nei microonde di tutte le marche, serve a trasformare in calore l'energia prodotta dalle microonde ed a dare alle pietanze una perfetta doratura e croccantezza. Deve essere posizionato sopra il piatto rotante del forno e viene anche utilizzato per arrostire, rosolare, friggere con qualche goccia di olio e far lievitare alla perfezione torte, crostate e soufflé. Questo famoso piatto crisp, metto il link per acquistarlo in descrizione, andrebbe utilizzato con l'apposita funzione crisp, inventata sempre dalla Whirlpool che ne detiene il brevetto ed è presente solo nei forni di questa marca. Ma nei forni di altre marche questa funzione crisp può essere tranquillamente sostituita con la funzione combinato, funzione presente nei forni di tutte le marche. La funzione crisp o combinato non è altro che un misto di microonde più grill. Il calore del grill cuoce gli alimenti, le microonde ne accelerano il processo di cottura dimezzandone i tempi. Vediamo quindi qual è il procedimento da adottare per cuocere questi cornetti surgelati nel forno a microonde. Innanzitutto scaldiamo il piatto crisp per 4 minuti, mettiamo il cornetti nella teglia crisp del forno ed utilizziamo possibilmente la griglia alta. In caso non avessimo la griglia alta, possiamo posizionare un piatto rovesciato sul piatto rotante del microonde e su questo posizionare poi il piatto crisp. La griglia alta ci serve per avvicinare i cornetti alla fonte di calore. In questi forni a microonde, infatti, il calore arriva dalla parte superiore del forno. Lasciamo cuocere per 3-4 minuti con la funzione crisp o combinato. Questo tempo di cottura è valido per il forno a microonde Whirlpool utilizzando la funzione crisp che è settata a circa 650 watt di potenza che viene comunque gestita in modo automatico dal forno. Ovviamente i tempi di cottura possono variare in base alla marca del forno a microonde, al numero di cornetti che si vogliono cuocere contemporaneamente e dalla potenza a cui impostiamo la funzione combinato. La prima volta che provate a cuocere i cornetti surgelati nei microonde, vi consiglio di impostare 3 minuti di cottura e poi, controllando lo stato della cottura, aumentare di minuto in minuto fino a quando il cornetto non sarà bello cotto e triplicato di volume. Come sempre, grazie per la visione. Se vi è servito, vi prego di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale. Se non vi è piaciuto, iscrivetevi lo stesso sulla fiducia, il prossimo vi sarà sicuramente utilissimo.
Per qualsiasi richiesta utilizzate i commenti, rispondo sempre a tutti. Un saluto, alla prossima!